C'è un momento, nella storia degli uomini e degli dei, in cui l'ordine comincia a incrinarsi. Non sempre si manifesta con il fragore di una guerra o con il crollo del cielo. A volte prende forma in silenzio, dentro una scelta, dentro una parola sussurrata nel momento esatto. Gli antichi del nord conoscevano questa forza, la temevano più di una qualsiasi tempesta, più di qualsiasi creatura nata dall'oscurità, perché era capace di cambiare il destino senza lasciare tracce visibili. Era il caos quando smette di essere impulso e diventa pensiero. Tra i ghiacci eterni e le aurore che incendiavano il cielo, questa presenza assunse un volto ambiguo, sfuggente, impossibile da definire. Non apparteneva davvero agli dei, eppure camminava tra loro. Non regnava, ma influenzava ogni equilibrio. Non combatteva, ma determinava ogni battaglia. Era una crepa nella realtà stessa. Una mente capace di alterare il corso del cosmo. Un sorriso che precede la fine di tutto ciò che esiste. Il suo nome attraversa il Ragnarok. I suoi inganni hanno generato mostri. Il suo destino si intreccia a quello di Odino, fino alla caduta degli dei. Il suo nome è Loki. E questa storia non è soltanto antica, è più vicina a noi di quanto immaginiamo. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo. Ha raccontato se stesso. Questo è Echi del Mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Le origini di Loki, il fuoco che cammina tra gli dei. Prima che esistessero i palazzi dorati di Asgard, prima che le rune fossero incise sul destino degli uomini, il mondo era un luogo sospeso tra due estremi. Da una parte il gelo che divorava ogni cosa, silenzioso e immobile come una notte eterna. Dall'altra il fuoco primordiale, vivo e insaziabile, che avanzava come una creatura affamata di esistenza. Quando queste due forze si sfiorarono, per la prima volta il cosmo tremò. Dal loro incontro nacquero i primi esseri, giganti antichi quanto il tempo stesso, portatori di una memoria che precedeva gli dei. Tra quella stirpe si muoveva già qualcosa di diverso, una scintilla instabile, destinata a non trovare mai una forma definitiva. Quella scintilla sarebbe diventata Loki. Le saghe raccontano che la sua nascita non fu accompagnata da presagi solenni o da celebrazioni divine. Non vi furono profezie cantate dai venti, né segni nel cielo. Loki entrò nell'esistenza come un sussurro tra le crepe del mondo, come una fiamma che compare all'improvviso tra le braci e cambia la direzione dell'incendio. Fin dall'inizio la sua presenza sembrava sfuggire a ogni definizione. Non possedeva la forza titanica dei giganti, né l'autorità luminosa degli dei che un giorno avrebbe incontrato. Ciò che lo distingueva era qualcosa di più sottile e più pericoloso, la capacità di vedere le connessioni invisibili tra gli eventi, di intuire i punti fragili dell'ordine cosmico. Quando finalmente giunse ad Asgard, non lo fece come un conquistatore, né come un supplice. Varcò le soglie del regno divino con la naturalezza di chi sa di appartenere a ogni luogo e a nessuno. Gli dei lo accolsero con curiosità, talvolta con diffidenza, incapaci di decidere se la sua presenza fosse una benedizione o un presagio. Odino, il più saggio tra loro, percepì subito la complessità di quella mente inquieta. Tra i due nacque un legame profondo, sancito da un rituale antico che li rese fratelli di sangue. Era un'alleanza fragile e potente allo stesso tempo, perché Odino comprendeva ciò che gli altri preferivano ignorare. L'universo non si regge soltanto sull'ordine, ma anche sull'imprevedibile. Loki divenne così una figura indispensabile nelle vicende degli dei. Nei momenti di crisi, quando la forza e la saggezza sembravano insufficienti, era spesso lui a trovare soluzioni inattese. La sua intelligenza si muoveva come un'ombra tra le possibilità, capace di trasformare una sconfitta in un'opportunità e una minaccia in un nuovo equilibrio. Eppure ogni intervento lasciava dietro di sé una traccia invisibile, una tensione che cresceva lentamente, come una crepa nel ghiaccio che non si nota finché non diventa frattura. Le sue azioni seminavano conseguenze destinate a manifestarsi molto tempo dopo. Il tratto più enigmatico della sua natura emergeva nella sua capacità di mutare forma. Loki non era vincolato a un'identità fissa, poteva diventare animale, vento, donna, uomo, ombra o luce. In una delle storie più sorprendenti assunse l'aspetto di una cavalla per deviare il corso di eventi che minacciavano gli dei.
Da quell'atto nacque Sleipnir, il cavallo dalle 8 zampe che avrebbe portato Odino oltre i confini del mondo conosciuti. Questi episodi rivelano una verità profonda della mitologia nordica. La realtà non è stabile e la divinità stessa è soggetta al cambiamento. Loki incarna questa fluidità con una naturalezza disarmante, come se fosse l'unico a comprendere davvero il movimento incessante del destino. La sua esistenza non si limita a essere quella di un alleato o di un antagonista. Loki è la presenza che trasforma ogni storia, l'elemento che costringe gli dei a confrontarsi con ciò che temono di più, l'impossibilità di controllare completamente il futuro. Così, mentre Asgard cresceva in splendore e le imprese divine venivano cantate nei mondi degli uomini, tra le ombre delle sale dorate si muoveva una figura silenziosa. Il suo sorriso racchiudeva promesse e minacce, possibilità e catastrofi. Era la prova vivente che anche nel cuore dell'ordine più perfetto può esistere un germe di caos, e da quel germe sarebbe nato tutto ciò che avrebbe cambiato il destino degli dei. E se queste storie ti affascinano, iscriviti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di ascoltare ciò che si nasconde tra le ombre. Ma il caos non chiede il permesso. Prima di proseguire, chiediti: cosa saresti disposto a distruggere pur di cambiare il tuo destino? Capitolo 2. Loki tra gli dei, l'ospite che cambia il destino. Quando Loki iniziò a camminare tra gli dei, Asgard viveva in un tempo di apparente equilibrio. Le mura dorate riflettevano la luce di un ordine costruito con fatica, difeso da guerrieri immortali e custodito da leggi antiche quanto il cosmo. Gli Aesir governavano con la certezza di chi crede di avere finalmente imposto una forma al caos primordiale. Eppure, sotto quella superficie perfetta, si muovevano correnti invisibili. Ogni regno, per quanto potente, custodisce le proprie fragilità. Ogni alleanza, per quanto solida, contiene il seme del dubbio. Loki entrò in questo scenario come un vento che non porta tempesta, ma cambia lentamente la direzione delle maree. All'inizio la sua presenza sembrò quasi benefica. Nel momento in cui le forze divine si trovavano di fronte a problemi insolubili, era spesso lui a trovare una via d'uscita. Con la sua mente agile e la capacità di cogliere ciò che sfuggiva agli altri, riusciva a trasformare crisi in opportunità, pericoli in soluzioni, in attese. Gli dei impararono a contare su di lui, anche quando avrebbero preferito non farlo. Odino osservava tutto con lo sguardo di chi conosce il prezzo del potere. Tra lui e Loki si instaurò una relazione fatta di comprensione silenziosa e tensione latente. Il padre degli dei percepì l'utilità di quella mente imprevedibile, ma intuiva anche che ogni equilibrio costruito con l'inganno portava in sé una futura instabilità. Era come se Loki fosse l'incarnazione di una verità inevitabile. Il mondo non può essere governato solo dalla forza o dalla saggezza, perché esiste sempre un elemento che sfugge al controllo. Gli altri dei, però, non possedevano la stessa visione. Thor, forgiato dalla tempesta e abituato a risolvere i conflitti con il martello, guardava Loki con un misto di diffidenza e irritazione. Le sue soluzioni, per quanto efficaci, sembravano sempre aprire la strada a conseguenze impreviste. Tyr, il dio della giustizia, percepiva una frattura tra le leggi che proteggevano Asgard e i metodi con cui Loki interveniva. Perfino Freya, custode di conoscenze arcane e di antiche magie, avvertiva nella sua presenza una vibrazione instabile, come un incantesimo destinato a spezzarsi. Con il passare del tempo, le imprese di Loki iniziarono a lasciare tracce sempre più evidenti. Ogni intervento, ogni inganno riuscito, modificava impercettibilmente i rapporti tra gli dei. Le vittorie, ottenute grazie alla sua astuzia, portavano con sé un'ombra, una sensazione diffusa che qualcosa fosse stato alterato nel tessuto stesso della realtà. Le sale di Asgard, un tempo animate di certezze incrollabili, cominciarono a riempirsi di sguardi interrogativi. Non si trattava di paura aperta o di ostilità dichiarata, era una tensione più sottile, simile al silenzio che precede un temporale lontano. Loki continuava a muoversi tra gli dei con la naturalezza di chi conosce il proprio ruolo, ma ogni sua parola sembrava capace di cambiare l'atmosfera di una stanza, ogni sua scelta di influenzare il corso degli eventi. Ciò che rendeva tutto più complesso era il fatto che nessuno poteva negare i risultati. Senza di lui, molte crisi avrebbero avuto esiti disastrosi. Senza la sua ingegnosità,
Asgard avrebbe perso tesori, alleati, forse perfino la propria supremazia. Eppure, proprio questa dipendenza alimentava un'inquietudine crescente. Affidarsi a Loki significava accettare che l'ordine divino fosse sostenuto da un elemento imprevedibile, una mente che sfuggiva a ogni schema. Odino, consapevole di questa verità, mantenne sempre un equilibrio delicato. Non lo elevò mai completamente al rango degli dei più fidati, ma non lo respinse nemmeno. Era come se comprendesse che l'universo stesso richiedesse la presenza di quella forza destabilizzante, un contrappeso necessario alla rigidità dell'ordine. Così, mentre le stagioni divine scorrevano e le imprese degli Aesir venivano celebrate nei canti degli uomini, Loki continuava a tessere invisibilmente la trama degli eventi. La sua figura si muoveva tra luce e ombra, tra fedeltà e ambiguità, trasformando ogni certezza in una domanda aperta. E lentamente, quasi impercettibilmente, una crepa iniziò a formarsi nel cuore stesso di Asgard. Non era ancora il segno di una caduta imminente, ma era il primo indizio che il destino stava cambiando direzione. Capitolo 3. I figli del caos, quando il destino prende forma. Mentre Asgard continuava a vivere nella convinzione di aver imposto ordine al cosmo, qualcosa stava maturando lontano dalle sue mura dorate. Non si trattava di una guerra imminente, né di una minaccia visibile all'orizzonte. Era una trasformazione più profonda, lenta, quasi impercettibile, destinata a cambiare il corso stesso della storia divina. Loki, guidato da quella natura che lo rendeva impossibile da prevedere, aveva intrecciato il proprio destino con quello di forze antiche e selvagge. In una terra dove il vento portava presagi e le ombre sembravano avere volontà propria, nacque una stirpe destinata a incarnare ciò che gli dei avevano sempre cercato di evitare: l'inevitabile. Tra queste presenze, una figura iniziò a emergere come simbolo vivente del futuro che nessuno voleva affrontare. Fenrir non rappresentava soltanto una minaccia fisica, ma la materializzazione di un destino già scritto nelle visioni più oscure degli dei. La sua esistenza generò un'inquietudine che si diffuse come un eco nelle sale di Asgard, trasformando la sicurezza in dubbio. Abbiamo già esplorato in modo approfondito il mito di Fenrir e il suo ruolo nel Ragnarok in un episodio dedicato. Qui è importante cogliere il significato nel contesto della storia di Loki, non come protagonista assoluto, ma come manifestazione concreta di una discendenza che portava con sé la promessa di un cambiamento radicale. Accanto a lui, altre forze crescevano nell'ombra del mondo. Jormungandr si distendeva nelle profondità dell'oceano, avvolgendo lentamente i confini della realtà. Hel, con la sua presenza enigmatica, iniziava a delineare un regno che avrebbe ridefinito il rapporto tra vita e morte. Insieme, queste figure non erano soltanto creature, ma simboli di un equilibrio destinato a spezzarsi. Quando Odino comprese ciò che stava accadendo, il peso della conoscenza si fece ancora più gravoso. Le profezie che aveva cercato di decifrare per tutta la sua esistenza stavano prendendo forma davanti ai suoi occhi. Il futuro che temeva non si presentava come un evento improvviso, ma come una crescita lenta e inesorabile. Il tentativo di contenere queste forze segnò una svolta decisiva. Gli dei agirono mossi dal desiderio di proteggere ciò che avevano costruito, ma ogni gesto volto al controllo sembrava rafforzare l'idea che il destino non potesse essere fermato. Fu in quel momento che la distanza tra Loki e Asgard divenne qualcosa di più di una semplice tensione. Per la prima volta la sua presenza non fu percepita come una risorsa ambigua ma utile, bensì come il segnale di un cambiamento che nessuna volontà divina avrebbe potuto invertire. La sua discendenza incarnava una verità difficile da accettare. Il futuro non può essere governato, solo attraversato. Così, mentre le profezie iniziavano a sussurrare con maggiore intensità e l'ombra del Ragnarok prendeva forma nell'immaginario degli dei, il cosmo entrò in una nuova fase della sua esistenza. Non era ancora il tempo della distruzione, ma il momento in cui l'equilibrio cominciava a incrinarsi in modo irreversibile. E da quella crepa il destino avrebbe trovato la sua strada. E se questa parte ti ha colpito, lascia un like, è il modo migliore per far scoprire questa storia ad altri amanti del mistero. Capitolo 4. L'inganno di Balder, quando il destino inizia a muoversi. Tra gli dei di Asgard esisteva una figura che sembrava destinata a non conoscere mai il dolore: Balder.
Era amato da tutti, non soltanto per la sua forza o per il suo lignaggio, ma per qualcosa di più raro. La sua presenza portava serenità. Dove camminava lui, le tensioni si scioglievano. Dove parlava, le paure sembravano attenuarsi. Un giorno però i sogni iniziarono a tormentarlo, visioni di morte, di oscurità, di un futuro che nessuno voleva accettare. Frigg, sua madre, comprese subito che quelle immagini non potevano essere ignorate. Con la determinazione di chi conosce il peso del destino, attraversò i mondi per chiedere a ogni cosa esistente di giurare che non avrebbe mai fatto del male a suo figlio. Il ferro giurò, il fuoco giurò, le pietre, le bestie, le malattie, perfino le armi nate dal caos primordiale promisero di risparmiarlo. Quando Frigg tornò ad Asgard, la paura sembrò dissolversi. Gli dei iniziarono a considerare Balder invulnerabile. I loro timori si trasformarono in un gioco crudele ma innocente. Lo colpivano con ogni tipo di oggetto, osservando come nulla potesse ferirlo. Era diventato il simbolo di una sicurezza ritrovata, la prova che il destino poteva essere sfidato. Tra coloro che osservavano quella scena, Loki percepì qualcosa che gli altri non vedevano. Non si trattava di odio verso Balder, né di semplice invidia. Era la sensazione che quell'illusione di perfezione fosse pericolosa. L'idea che l'ordine potesse diventare assoluto lo inquietava più di qualsiasi profezia. Così iniziò a cercare. Con astuzia e pazienza scoprì che esisteva un'unica eccezione ai giuramenti di Frigg, una pianta così fragile da essere stata ignorata. Il vischio. Non era considerata una minaccia e proprio per questo non le era stato chiesto alcun giuramento. In quell'omissione Loki vide la possibilità di cambiare il corso degli eventi. Il giorno in cui decise di agire lo fece senza violenza apparente. Si avvicinò a Hoar, il fratello cieco di Baldir, che non poteva partecipare al gioco degli dei. Gli offrì un ramo di vischio, guidandone il gesto con parole misurate e quasi rassicuranti. Il colpo che seguì non fu accompagnato da tempeste o cataclismi, fu silenzioso, irreversibile. Balder cadde. Per un istante Asgard rimase sospesa in un vuoto incomprensibile. Nessuno riusciva a concepire ciò che era appena accaduto. Non era solo la morte di un dio amato, era la distruzione di una certezza. Gli dei compresero allora che il destino non può essere aggirato con giuramenti o protezioni. L'illusione di aver vinto la paura si era trasformata nella prova della sua inevitabilità. Per Loki quel momento segnò una trasformazione definitiva. Non era più l'alleato ambiguo che risolveva problemi con l'inganno, era diventato la forza che aveva messo in moto ciò che nessuno poteva fermare. Da quel giorno il Ragnarok smise di essere una profezia lontana, diventò una direzione. E se volete la storia completa su Balder, scrivetemelo nei commenti, così so se approfondire anche il suo mito o no. Capitolo 5. Loki incatenato, quando il caos viene fermato. Dopo la morte di Balder, il silenzio che avvolse Asgard non fu soltanto lutto, fu una presa di coscienza. Gli dei compresero che una soglia era stata oltrepassata e che ciò che fino a quel momento avevano tollerato come ambiguità si era trasformato in una minaccia diretta all'ordine del cosmo. La ricerca di Loki divenne inevitabile. Per un tempo imprecisato egli riuscì a sfuggire. Le saghe lo descrivono mentre cambia forma, mentre attraversa fiumi, montagne e confini invisibili tra i mondi. Ogni trasformazione era un tentativo di sottrarsi a una responsabilità che ormai lo inseguiva ovunque. Ma il destino nella mitologia nordica non è una forza che si può eludere per sempre. Quando finalmente fu trovato, la cattura non avvenne con clamore, non vi furono grandi battaglie o scontri epici. Fu un momento di inevitabile resa, come se il tempo stesso avesse deciso che la sua fuga fosse giunta al termine. Gli dei non cercarono vendetta immediata. Ciò che volevano era contenere ciò che Loki rappresentava. La punizione che scelsero non era soltanto fisica, ma simbolica, costruita per ricordare a ogni creatura dell'universo che l'equilibrio, una volta spezzato, richiede un prezzo. In una caverna nascosta tra le piaghe della terra, Loki fu immobilizzato con legami che nessuna forza avrebbe potuto spezzare. La
scena che seguì appartiene alle immagini più intense dell'immaginario mitologico. Sopra di lui un serpente venne posto come strumento di una tortura destinata a durare oltre il tempo. Il veleno cadeva lento e inesorabile. Ogni goccia rappresentava una memoria, un errore, una conseguenza. Il dolore non era soltanto fisico, ma cosmico. Attraverso la sofferenza di Loki, il mondo sembrava reagire come se fosse collegato alla sua stessa esistenza. Le saghe raccontano che i suoi spasmi facevano tremare la terra, come se la realtà intera fosse attraversata dalle sue convulsioni. Accanto a lui, però, vi era una figura che introduceva un contrasto inatteso in quella scena di tormento. Signy, sua moglie, rimasta al suo fianco raccogliendo il veleno in una coppa per alleviare la sua sofferenza. Il suo gesto non cambiava il destino, ma rivelava una verità più profonda. Anche nel cuore del caos può esistere una forma di fedeltà. Quando la coppa si riempiva e Signy era costretta ad allontanarsi per svuotarla, il veleno colpiva il volto di Loki. In quei momenti il dolore si trasformava in scosse che attraversavano il mondo, come se la punizione di un singolo essere fosse diventata parte integrante dell'equilibrio cosmico. La prigione di Loki non rappresenta soltanto la sconfitta di un ingannatore, è il simbolo di una realtà più ampia, il caos. Nella visione nordica non può essere eliminato, può essere confinato, ritardato e reso sopportabile, ma continua a esistere, pronto a riemergere quando il ciclo del destino lo richiederà. Così, mentre gli dei cercavano di ricostruire un ordine ormai incrinato, la figura incatenata di Loki rimaneva nascosta nella profondità del mondo, come un presagio silenzioso. Non era la fine della sua storia, ma una pausa carica di tensione, perché ciò che è stato contenuto una volta, prima o poi troverà il modo di liberarsi. E se vuoi scoprire il dietro le quinte, le curiosità e anticipazioni dei prossimi episodi, seguimi anche su Instagram e gli altri social. Lì condivido i miti che non entrano nei video. Capitolo 6. Il Ragnarok. Quando il destino si risveglia. Per lungo tempo il mondo continuò a esistere come se nulla fosse cambiato davvero. Le stagioni si susseguivano, gli dei governavano, gli uomini combattevano e pregavano. Eppure, sotto quella superficie di normalità, qualcosa si stava preparando. Le antiche profezie non erano semplici racconti destinati a spaventare i mortali, erano promesse incise nella struttura stessa dell'universo. Nel cuore di quelle promesse esisteva un momento preciso, l'istante in cui ciò che era stato trattenuto avrebbe finalmente trovato la propria liberazione. Quando le catene di Loki cedettero, non si trattò di una fuga improvvisa o di un gesto eroico, fu come se il cosmo avesse deciso che il tempo dell'attesa era terminato. La sua liberazione non fu un evento isolato, ma il segnale che un ciclo antico stava per concludersi. Loki emerse dalle profondità con una presenza diversa da quella che gli dei avevano conosciuto. L'ingannatore astuto, il consigliere ambiguo, l'alleato instabile avevano lasciato spazio a una figura carica di un significato più grande. In lui si concentrava ora il movimento di forze che da sempre attendevano il momento di manifestarsi. Il Ragnarok non si presenta come una semplice battaglia, è una trasformazione cosmica. Il cielo si oscura, la terra si spezza, il mare si solleva come se volesse inghiottire ciò che aveva sostenuto per millenni. In questo scenario Loki non appare come un distruttore mosso da vendetta, ma come il catalizzatore di un cambiamento che nessuno può arrestare. Le saghe raccontano che le potenze del caos si riadunarono attorno a lui, come se riconoscessero nella sua figura la chiave di un passaggio inevitabile. Il mondo degli dei, costruito su equilibri fragili e compromessi antichi, si trovò improvvisamente di fronte alla prova finale. Tra gli eventi che segnano questo scontro esistono figure e momenti che meritano una comprensione più approfondita. Abbiamo già esplorato il destino di Odino e il ruolo di Fenrir in episodi dedicati, dove il loro significato nel Ragnarok emerge con tutta la sua potenza simbolica. Qui però il centro della narrazione resta Loki, colui che rende possibile l'incontro tra ciò che è stato e ciò che deve ancora nascere. La sua presenza sul campo non è quella di un semplice comandante, è l'incarnazione di un principio antico. Il mondo non può restare immutabile. Ogni ordine, per quanto perfetto, contiene in sé il momento della propria fine. Loki diventa il volto di questa verità, il punto in cui le storie degli dei
convergono e si trasformano. Quando il conflitto raggiunge il suo apice, non si tratta di stabilire vincitori o vinti. Il Ragnarok rappresenta la conclusione di un ciclo e l'inizio di un altro. Il cosmo attraversa una soglia, lasciandosi alle spalle ciò che era stato per aprirsi a una possibilità nuova. In questa visione, Loki non è soltanto il portatore della distruzione, è il simbolo di una transizione. La sua liberazione segna il momento in cui il destino smette di essere una previsione lontana e diventa esperienza concreta. E mentre il mondo antico si dissolve tra fuoco e ghiaccio, la sua figura rimane impressa nella memoria del mito come la prova che ogni fine contiene già il seme di un nuovo inizio. Capitolo 7. Loki, la forza che mette in moto il mondo. Ci sono storie che nascono in un luogo preciso, legate a un tempo e a un popolo, e restano confinate nei confini delle loro origini. Altre invece sembrano attraversare le epoche come correnti sotterranee, riafforando ogni volta che l'umanità si trova davanti a un cambiamento inevitabile. Il mito di Loki appartiene a questa seconda categoria. Gli antichi del nord lo immaginavano come una presenza difficile da definire, capace di attraversare i confini tra ordine e caos, con la naturalezza di chi non appartiene davvero a nessuno dei due. Non era soltanto l'ingannatore delle saghe o il mutaforma delle leggende, era il segno che il mondo non rimane mai fermo, che ogni equilibrio porta in sé la promessa di una trasformazione. Con il passare del tempo, il suo nome smise di essere soltanto parte di un racconto mitologico e iniziò a diventare il simbolo di un principio più ampio. In culture lontane, tra loro, comparvero figure simili, esseri che ridefiniscono le regole, che introducono l'imprevisto nel cuore della stabilità, che costringono gli dei e gli uomini a confrontarsi con ciò che preferirebbero ignorare. In queste storie, il cambiamento non si manifesta attraverso la forza distruttiva di una tempesta, ma attraverso un gesto inatteso, una scelta che altera il corso degli eventi. Loki diventa così l'incarnazione di quella tensione che spinge il mondo a evolversi, anche quando il prezzo da pagare è alto. Immaginare un universo privo di questa forza significherebbe immaginare un'esistenza immobile, cristallizzata in un equilibrio eterno. Ma la mitologia, con la sua saggezza antica, suggerisce che l'immobilità non appartiene alla natura delle cose. Ogni sistema, per quanto perfetto, attraversa momenti di crisi che aprono la strada a nuove possibilità. Il racconto di Loki riflette proprio questa dinamica. La sua presenza introduce una frattura che permette alla realtà di trasformarsi, come se il cosmo avesse bisogno di una scintilla per continuare il proprio movimento. In questo senso, il suo ruolo trascende la morale tradizionale, collocandosi in una dimensione più profonda, dove distruzione e creazione diventano parti dello stesso ciclo. Guardare a Loki significa confrontarsi con l'idea che il cambiamento non è sempre un nemico da combattere, ma una forza da comprendere. Nella sua figura si riflette la consapevolezza che ogni ordine prima o poi viene messo alla prova e che proprio in quel momento si decide il futuro di ciò che esiste. Per questo motivo il mito continua a parlare anche a chi vive lontano dalle foreste del nord o dalle saghe che lo hanno generato, non perché racconti semplicemente una storia antica, ma perché tocca un aspetto universale dell'esperienza umana, la tensione tra il desiderio di stabilità e la necessità di trasformazione. In ogni epoca, quando il mondo sembra raggiungere un equilibrio definitivo, qualcosa cade per rimettere tutto in movimento. Gli antichi lo chiamavano Loki, oggi potremmo chiamarlo cambiamento. Capitolo 8. Quando il mito cammina nel presente. Il tempo degli dei sembra lontano, sepolto sotto secoli di storia e di civiltà che hanno trasformato il mondo in qualcosa di apparentemente più razionale. Eppure alcune presenze continuano a sopravvivere non nei templi o nei rituali, ma nelle storie che scegliamo di raccontare. Il nome di Loki non è rimasto confinato nelle saghe del nord, ha attraversato epoche, lingue e immaginari, mutando insieme alla sensibilità degli uomini. In ogni nuova forma che ha assunto ha conservato un tratto essenziale, la capacità di destabilizzare ciò che sembra definitivo. Nelle narrazioni contemporanee Loki appare spesso come una figura difficile da incasellare, non incarna la purezza dell'eroe, ma nemmeno l'oscurità assoluta dell'antagonista. Si muove in quella zona ambigua in cui le scelte diventano complesse, dove il confine tra giusto e sbagliato si dissolve in un territorio fatto di motivazioni, paure e desideri. Questo fascino non nasce soltanto dal bisogno di reinterpretare i miti antichi, riflette una trasformazione più profonda del modo in cui l'umanità percepisce se stessa. Viviamo in un'epoca in cui le certezze si sgretolano rapidamente, in cui l'identità
realtà assume forme molteplici e il cambiamento diventa una condizione costante. In questo scenario, la figura di Loki assume un significato nuovo, diventando uno specchio delle tensioni interiori che attraversano l'esperienza moderna. Il suo mito suggerisce che il caos non appartiene solo a un passato mitologico, ma continua a manifestarsi nelle scelte quotidiane, nei momenti in cui una decisione modifica il corso di una vita. È la consapevolezza che il potere più grande risiede nella mente e nella capacità di reinterpretare il reale, di trasformare un equilibrio in crisi e una crisi in trasformazione. Quando questa energia si sposta dalla dimensione divina a quella umana, il suo impatto diventa più intimo e doloroso. Le saghe raccontano la fine degli dei, ma le tragedie antiche parlano di destini personali, di relazioni spezzate, di passioni che si trasformano in forze distruttive. E forse è proprio questa la verità più inquietante che il mito continua a sussurrare. Le storie antiche non parlano solo del passato, parlano di ciò che siamo diventati. Capitolo 9. Il sorriso che resta dopo la tempesta. Quando le storie degli dei giungono al loro epilogo, ciò che rimane non è soltanto la memoria degli eventi, ma l'eco delle trasformazioni che hanno attraversato il cosmo. La figura di Loki continua a muoversi in quell'eco, come un'ombra che non scompare con la fine del racconto. Le saghe del Nord parlano di battaglie, di destini intrecciati e di cicli che si chiudono per dare origine a nuovi inizi. Ma oltre il fragore delle armi e il crepitio dei mondi in dissoluzione, si percepisce una verità più sottile. Il cambiamento non giunge sempre con la violenza delle tempeste. A volte nasce in silenzio, nel momento in cui una certezza si incrina e apre la strada a qualcosa di diverso. Loki incarna questa soglia, la sua presenza attraversa il mito come una corrente invisibile, capace di modificare il significato degli eventi senza apparire come forza dominante. Non si limita a distruggere ciò che esiste, contribuisce a ridefinire ciò che verrà. In questo senso il suo viaggio non si conclude con la fine degli dei, ma prosegue nella consapevolezza di chi ascolta la sua storia. Gli antichi narravano queste vicende per comprendere il movimento incessante della realtà. Attraverso il volto mutevole di Loki riconoscevano la fragilità delle costruzioni umane e divine, ma anche la possibilità di trasformare quella fragilità in un passaggio verso nuove forme di esistenza. Con il trascorrere del tempo, il mito ha continuato a vivere, non più nei templi o nei riti, ma nelle domande che ogni epoca si pone. Cosa accade quando ciò che abbiamo costruito inizia a vacillare? Quale forza emerge quando l'ordine si rivela insufficiente a contenere il cambiamento? La risposta non si trova nelle profezie o nelle leggende, ma nella capacità di riconoscere che ogni trasformazione porta con sé una perdita e una rinascita. Loki diventa così il simbolo di un processo universale, la fine come un passaggio necessario, la crisi come preludio a una nuova possibilità. Quando il silenzio torna dopo la tempesta, resta una traccia difficile da ignorare e la consapevolezza che le storie degli dei parlano in realtà del percorso umano, non descrivono soltanto mondi lontani, ma riflettono le scelte, le paure e le speranze di chi le tramanda. Da questa consapevolezza nasce un nuovo cammino. Dopo aver attraversato il caos cosmico e aver osservato la trasformazione degli equilibri divini, lo sguardo si sposta verso una dimensione più intima. Qui il mito assume un volto diverso, meno grandioso, ma più vicino, perché riguarda le passioni e i conflitti che definiscono l'esistenza degli uomini. Ed è in questo spazio che si colloca la prossima storia, una storia in cui la mente diventa campo di battaglia e le decisioni individuali hanno il potere di cambiare destini interi. Non si tratta più di dei e di mondi in collisione, ma di emozioni che si trasformano in forze inarrestabili. Il nome che emerge da questa nuova soglia appartiene alla tragedia greca e porta con sé il peso di una scelta capace di ridefinire il significato stesso dell'amore e della vendetta. Medea. Così il viaggio continua, passando dalla vastità del mito nordico alla profondità del dramma umano, e mentre il racconto cambia scenario, resta viva la sensazione che ogni fine contenga già il seme di una nuova storia pronta a essere narrata. Il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriamo un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore
seguitore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguimi anche su Instagram per dietro le quinte, anticipazioni e miti oscuri che non entrano nel video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori!